Ciao a tutti ragazzi, oggi vi parlo direttamente dalla costiera amalfitana. Come potete vedere dietro di me c'è il Duomo, ma non ho perso occasione per lasciarvi questo video su YouTube per farvi vedere come si utilizza il Market Profile. All'interno di questo video vedremo come si imposta, come potete settare tutte le tipologie di varianti del Market Profile e faremo un paragone anche con il Volume Profile e vi farò vedere come utilizzo sia il Market Profile che il Volume Profile miscelati insieme per entrare a mercato e aumentare il mio vantaggio statistico. Restate fino alla fine del video, lasciatemi un like se questo video vi è piaciuto, fatemi sapere nei commenti qui sotto se anche voi lo utilizzate. Venite con me. Ed eccoci qua ragazzi, benvenuti sul grafico. Adesso andiamo a vedere in primo luogo come si forma il Market Profile, quindi qual è la logica che permette al Market Profile di formarsi, e dopodiché andremo a vedere il tool, come si imposta su TradingView, come si utilizza e vedremo tutte le novità. Allora, per quanto riguarda il Market Profile dovete immaginare e pensare una cosa. Proviamo ad immaginare la borsa italiana, quindi andiamo su un titolo italiano, voglio cercare di rendervi la cosa quanto più semplice possibile, andiamo su Enel oppure anzi andiamo su un altro titolo, andiamo su Leonardo, ok? Proviamo ad immaginare una cosa, Leonardo oggi quota 23, quindi insomma una ventina d'euro, ok? Proviamo a mantenerci all'interno di questi parametri. Cosa significa? Allora ragazzi, dovete sapere che quando il mercato, ok, si va appunto ad aprire, quindi quando apre la borsa, nel caso italiano alle 9 del mattino, iniziano gli ordini, quindi praticamente gli ordini possono essere eseguiti perché avremo dei compratori e dei venditori che vogliono scambiare tra di loro questo asset, quindi ci sarà chi vorrà comprare Leonardo e chi vorrà invece venderlo. Che cosa succede? All'interno del book, se vi ricordate, possiamo andare a vedere tranquillamente un order book di trading e andiamo tranquillamente a vedere nelle immagini che cosa? Che noi abbiamo una colonna bid e una colonna ask. Ne abbiamo già parlato nei video precedenti, quindi casomai andateveli a vedere. Vi posso mettere anche, vi faccio un esempio di quello di Fineco, ecco qua, quindi perché so che tanti di voi operano ancora con la banca, quindi vi rendo tutto più semplice. Allora, se andiamo a vedere qui, abbiamo detto la lista denaro e la lista lettera che ci permettono appunto di guardare le persone che mettono in macchina un ordine, quindi in questo caso abbiamo 12 soggetti che vogliono comprare 11.946 azioni a 16,60 e qui 8 soggetti che vogliono vendere 7.703 azioni a 16,61. Se lo vogliamo riportare questo concetto su Leonardo, noi dobbiamo andare a vedere in termini temporali quali sono stati gli scambi e quindi gli ordini eseguiti. Cosa significa questo? Se ad esempio io ho nella prima mezz'ora, quindi dalle 9 alle 9:30, quindi i primi 30 minuti, ho uno scambio che va, vi faccio un esempio, non so, facciamo un esempio, da 18,90 euro, stiamo facendo dei numeri a caso, fino a 19,30 euro, quindi dove abbiamo in questo caso anche i centesimi, no? Allora, che cosa succede ragazzi? Qua dovete considerare che io questi scambi che avvengono nei primi 30 minuti li correlo alla lettera A. Perché alla lettera A? Perché dobbiamo identificare ovviamente una lettera. E quindi che cosa succede? Che tutti gli scambi 18,90, 18,91, 18,95 e così via che avvengono all'interno di questo range, cioè nei primi 30 minuti, verranno identificati con la lettera A. Successivamente, che cosa succede? Che noi potremmo mettere tranquillamente, anzi stavamo parlando di Leonardo, quindi provo a cambiarvi i valori per rendervi tutto più diciamo vicino al prezzo odierno. Proviamo a mettere qua, facciamo un esempio 20, anziché 90 facciamo 88 e di qua abbiamo invece 20, vi faccio un esempio 92. Quindi ipotizziamo un caso in cui lo spread sia molto contenuto, ok? Parliamo di 4 centesimi. Dopodiché che cosa succede? Che tutta questa, vedete, questa sezione della A poi avrà altri 30 minuti, cioè nel senso che la A finirà e avremo i successivi secondi 30 minuti, quindi dalle 9:30 alle 10, quindi secondi 30 minuti, ok? Questa è la seconda tranche per capirci e ipotizziamo, la mettiamo, per fare un esempio, 20,90 fino ai 20,95. Quindi come potete notare, questa è la lettera B, avremo dei valori in comune, dopo vi spiego come funziona, vedete, perché qua 20 e 90 è incluso anche qui dentro e questa diciamo è la lettera B. Facciamo ancora un altro esempio, che la terza mezz'ora, ok,
si verificano ovviamente altri scambi. Questi sono i terzi 30 minuti, quindi è la terza parte, vedete, i terzi 30 minuti. Che cosa succede? Poniamo caso che qui si va dai 20,92 euro fino ai 20, diciamo anziché 95, mettiamo per esempio 96 e mettiamo qui la lettera C. Ok, iniziamo a vedere che cosa può succedere. Allora, io qua vi metto 20,90, scusatemi, 88. Ho fatto un pasticcio, perdonatemi. 20,88. Dopodiché abbiamo 20,89. Dovete scusare, ma ho preso un computer con una tastiera nuova e che non è italiana. 20,90, dopodiché abbiamo 20,91, poi abbiamo 20,92 e così via. Iniziamo un attimo a vedere come si può strutturare, vedete, questa, questo movimento dei prezzi e questi ordini eseguiti. Allora ragazzi, noi sappiamo che 20,88 corrisponde alla lettera A. Ok, quindi lasciamo per un po' di spazio. Poi abbiamo 20,89 che anch'esso corrisponde alla lettera A. Ok? Dopodiché invece 20,90 corrisponde sia alla lettera A che alla lettera B, quindi avremo A, B. Successivamente abbiamo il 20,91, ok, che anch'esso corrisponde sia alla lettera A che alla lettera B. Vedete? Perché si trova all'interno della lettera A e all'interno della lettera B. Dopodiché il 20,92 corrisponde alla lettera A, corrisponde alla lettera B e corrisponde anche alla lettera C. Vedete come piano piano inizia a prendere forma il market profile, che se poi lo andiamo a disegnare, vedete, ovviamente quello inizia a muoversi, no? Perché significa che per il momento su questo livello di prezzo la price action è rimasta per più tempo, ok? Ma continuiamo, facciamo altri esempi giusto per farvi capire come potrebbe continuare questa situazione. Passiamo all'esempio della lettera D, quindi passiamo alla quarta mezz'ora. Allora, questa è la quarta fascia di 30 minuti, ok? Proviamo ad immaginare qua, allora, se ci eravamo fermati 95, 96, 92, qua gli possiamo mettere di nuovo 20,95 e direi un 20,98, quindi mettiamo la price action che sale e questa la ipotizziamo come fascia D. Che cosa succede? Che io adesso devo andare a prendere i valori di 20,95, ok? Quindi che cosa significa? Che all'interno, però per mettere 20,95 significa che io devo continuare a scrivere la lettera C. Allora un attimo, ve la metto qua. Qua abbiamo 20,93 che non abbiamo messo. Poi abbiamo 20,94, poi abbiamo 20,95, 20,96, 20,97 e 20,98. Quindi noi sulla fascia diciamo di 20,93 avevamo qua dentro i valori, la A è esclusa perché all'interno della prima mezz'ora il prezzo non ha superato i 20,92, quindi i 20,93 si sono trovati nella seconda mezz'ora, quindi le attribuiamo la lettera B, le attribuiamo la lettera C, le attribuiamo la lettera D in questo caso? No, non gliela possiamo attribuire, perché vedete la D parte dai 20,95. Poi abbiamo 20,94, ok? 20,94, se ci fate caso, anch'essa si trova all'interno della fascia B, quindi abbiamo la fascia B ancora una volta, poi abbiamo la fascia C, perché 20,94 rientra all'interno della contrattazione che è correlabile alla lettera C, quindi BC ancora una volta, poi la lettera D non ha niente, come vedete, in termini di 20,94 perché parte a 20,95, quindi qua non ci va nessuna lettera. E ancora una volta, insomma, non è successo niente. Poi 20,95, qua come potete vedere abbiamo la lettera B, la lettera C e la lettera D, quindi abbiamo B, C, D. Quindi qua di nuovo si sta formando un volume un po' più interessante. E così via, ragazzi, fino alla fine. Adesso provate ad immaginare, man mano che tutte le contrattazioni avvengono, si va a formare ovviamente un livello in cui le contrattazioni, vi faccio degli esempi, provate ad immaginare se qua avessimo avuto A, B, C, D, E, F. Ovviamente il livello 20,92 corrispondeva al POC. Perché?
perché questo sarebbe stato il punto in cui il prezzo sostava per più tempo. Questa è la differenza tra il market profile e il volume profile, perché mentre nel volume profile noi andiamo a vedere il prezzo più scambiato per livello di volumi, quindi andremo a correlare il prezzo nei confronti del tempo, dei volumi, nel market profile vedremo prezzo e tempo. Quindi le due differenze sono, le ripeto ancora, market profile, prezzo in relazione al tempo, vedete qua il prezzo è sostato per più tempo, volume profile invece prezzo in relazione ai volumi. E in virtù di quello che ci siamo detti adesso, se andiamo a vedere abbastanza velocemente, cancellando tutti i valori, allora noi qua potremmo inserire il time price opportunity, che sarebbe appunto il market profile, direttamente, vedete, eccolo qua, e lui ci va a, guardate, a mostrare due cose, sia il volume profile, che sarebbe questo qui, che il volume profile sarebbe questo blu, che il market profile, i nomi sono simili, può sfuggire. Quindi questo qua, vedete, racchiuso con le lettere, raffigurato quindi in termini di tempo, è il market profile, questo qui, ok ragazzi? Mentre invece questo qui blu è il volume profile, quello che ormai tutti quanti conoscete. Allora, che cosa vi dico? Subito che noi andando a cliccare sopra possiamo cambiare una serie di impostazioni. Vi faccio un esempio. Allora, provate a guardare qui sul nostro market profile. La prima cosa che vi consiglio di fare, secondo diciamo la legge della value area, è di abbassare l'area di valore, quindi la value area, anziché tenerla a 70, a 68, che è un po' più precisa, secondo la distribuzione di Gauss. E vi dico che per quanto riguarda diciamo i gradienti di colore non è che c'è un'indicazione che io mi sento di darvi, scegliete voi che gradienti di colore utilizzare. La cosa che magari potrebbe essere un pochino più interessante secondo me è regolare, guardate, l'opacità, vedete, al di fuori della value area. Questo vi aiuta a capire in maniera diciamo semplicemente ad occhio, per capirci, dove si individua una value area o meno, perché guardate, noi qua con il colore nero teniamo identificato la value area high e la value area low, quindi la parte alta e la parte bassa della value area, e il POC è identificato, vedete, se io lo tolgo cambia colore, vedete, e lo posso anche, guardate, estendere un pochino, vedete, giusto per farvi rendere conto. Il POC si può anche estendere in maniera tale che io mi porto i livelli di POC diciamo interessanti. Che cosa succede? Come vi stavo dicendo, che il POC lo posso colorare di nero, vedete, oppure lasciarlo colorato, questo sta a me. La cosa che io vi consiglio è di andare subito a vedere se la price action coincide invece con il POC e se la value area del market profile coincide con quella del volume profile. Quindi noi possiamo anche andare a sistemarci. Vi faccio un esempio. Allora, noi qua abbiamo periodi, gli andiamo a dire che vogliamo la rappresentazione giornaliera. Periodi 1, dimensione del blocco 30 minuti. La dimensione della riga, vedete i tick per riga, io li posso tranquillamente scegliere, vedete, mettendo manuale. Allora vi dico anche una cosa, se mettiamo dei tick per riga più bassi, tendenzialmente il profilo avrà una risoluzione più alta. Ok, vi faccio un esempio, se passiamo a un tick per riga o 2 tick per riga, sicuramente la risoluzione è più alta rispetto a 20, 30 o anche 500. Tutto dipende ovviamente da come vogliamo identificare diciamo anche delle micro resistenze, dei micro supporti all'interno del grafico. Ovviamente un valore più alto ci dà una risoluzione più bassa, però ci dà un'idea macro di quello che può essere il trend di un sottostante e anche di quelli che sono i valori del POC, le value area. Quindi veramente è una cosa soggettiva, ragazzi, non è che cambia poi l'operatività. Proviamo ad immaginare, giusto per fare un esempio, vediamo se ce la facciamo ad abbassarla, perché se parliamo di un sottostante molto volatile lui ci può dare un errore. Quindi noi possiamo andare a mettere 5 e gli diamo ok. Ecco qua, vedete, ce li ha cambiati e cambia completamente, ok, la visione. Io la preferisco così. Ecco qua abbiamo tutte le lettere. E un'altra cosa che vi voglio dire, guardate, ve la voglio far vedere qua. Vedete questa linea nera? Allora, questa linea nera ci parla del cosiddetto initial balance. Ragazzi, l'initial balance è un concetto, diciamo, abbastanza semplice, non è nulla di complesso, non è altro che lo scostamento del prezzo
nelle prime due fasce di 30 minuti. Noi abbiamo detto prima sopra, vi ho fatto vedere come si forma, ogni 30 minuti abbiamo una lettera. Se vedete qua la linea nera corrisponde alla lettera A e alla lettera B. Non fate caso al fatto che per esempio qui dentro ci sia anche la C, perché significa che diciamo nella terza mezz'ora il prezzo ha toccato anche questo livello, però noi con la lettera A e B identifichiamo le prime due fasce di 30 minuti e vengono racchiuse dalla linea nera, ok? Si chiama initial balance. Questa cosa per alcuni trader che operano a livello intraday viene identificata, vedete, come dei livelli chiave per quella che è la tendenza poi della giornata, perché io so che questo è stato il massimo nella prima ora di contrattazione e questo è stato il minimo. Cosa significa questo? Che il prezzo, se si mantiene all'interno di questo range, qui potrà avere supporti e resistenze, ok? Quindi come se fosse un canale. Se invece il prezzo poi dovesse rompere al ribasso o rompere al rialzo queste strutture, probabilmente la direzione della giornata sarà al rialzo se rompe al rialzo o al ribasso se rompe al ribasso, ok? Tant'è vero, vedete che poi il prezzo qua ha rotto, ed è stato un bel po' di tempo qui, al di sotto della, di quest'area, dell'initial balance. Ovviamente l'initial balance prende il nome di initial balance high o initial balance low. Se andiamo a cliccare, giusto per farvi rendere conto, allora abbiamo poi una serie di altri dettagli che possiamo andare a inserire, come per esempio le stampe singole, le single print. Per chi di voi utilizza magari altre piattaforme, un'altra lingua, se usate TradingView o Sierra Chart, il discorso non cambia. Queste qua, se io metto estendi, vi faccio vedere, eccola qua, vedete questa fascia viola, guardate, se io metto non estendere sparisce, se poi gli dico di estendere ricompare. Qui ci parla, vedete, di queste fasi in cui c'è stata una sola stampa, una sola lettera tendenzialmente, vedete c'è un solo quadratino, e vedete sono tutte queste qua viola, qua e così via, ci vanno ad indicare ovviamente un movimento che ci sono due correnti di pensiero in merito. Alcuni trader ritengono che possano essere definiti, supporti e resistenze. Io personalmente vi dico la mia, è una mia cosa molto soggettiva, sono dei supporti e delle resistenze che possono essere rotti facilmente, perché il prezzo c'è stato poco tempo. Io a prescindere do molto più valore al volume profile che al market profile, se vi posso dire la mia. Io l'unica cosa che utilizzo del market profile per farvi capire è, se prendo ad esempio, vedete questi due, market profile e volume profile, io vedo che qui abbiamo la value area che sta, vedete, all'interno di quest'area qui, e questa value area, guardate, ok, questa qua per farvi capire, qua abbiamo la parte superiore e la parte inferiore, coincide questa qui con questa del volume profile e anche il POC coincide. Benissimo, questa cosa mi fa piacere. Mi fa piacere perché significa che questa è una struttura difficile, ok? Sia da rompere al ribasso, infatti il prezzo è stato difeso ed è risalito, sia se il prezzo stesse sotto da rompere al rialzo, quindi dove io mi posso cercare, vedete, dei valori di supporti e di resistenze in termini di liquidità, perché il prezzo c'è stato per più tempo e tra l'altro ha anche scambiato più volumi, ok? Quindi mi raccomando, cercate di usarli insieme. Io non vi dico che dovete usare gli uni o gli altri, ma cercate di utilizzarli insieme. Dopodiché, qua siamo, guardate, allora, time price opportunity, quindi parliamo del market profile. Abbiamo detto i periodi, potete cambiare i gradienti di colore. Guardate, potete anche mettere, vi faccio un esempio. Anzi, questo così, questo lo mettiamo così, questo qui lo mettiamo così e questo qua lo andiamo a mettere in questo modo. Vedete? Potete già avere, insomma, un gradiente molto più intenso, vi fa capire che verso man mano, no, che il colore diventa più intenso, che il gradiente si intensifica, stiamo arrivando alla fine della giornata e tendenzialmente avvengono anche ordini in macchina, soprattutto sul mercato americano, sul mercato italiano verso la fine della giornata. E questa cosa potrebbe essere un indizio per capire un pochino il prezzo, che direzione vuole prendere magari il giorno dopo, perché a fine giornata si chiudono determinate posizioni, ad esempio short, inserendo delle operazioni long o viceversa. Ad ogni modo io vi dico che personalmente mettendo questo colore qua, ad esempio, è molto più facile anche ad occhio fare
meno casino da un punto di vista grafico, identificare velocemente il POC della value area del market profile e poi vedere come coincide con quello vedete, del volume profile, e quindi creando anche delle estensioni, vedete, è una cosa comunque diciamo che io ritengo abbastanza semplice da usare, da individuare. Troppi colori inizia a essere complicato. Questo quindi è l'altro tool, ragazzi, che diciamo vi volevo far vedere. Dopodiché non abbiamo, diciamo, granché di cose da dire, perché le cose più importanti ve le ho dette. Qua poi sono tutti dettagli che, se vedete, anche voi potete scegliere. Potete chiedergli anche di colorare un massimo scarso, un massimo minimo. Vabbè, io non lo faccio. Poi, ecco qua, range saldo iniziale, ragazzi, questo ci parla dell'initial balance. Vedete, mettendo così i colori, com'è facile individuare gli initial balance? Abbiamo queste linee nere. Se io vado a mettere range saldo iniziale, ad esempio 1, guardate come cambia, diminuisce. Guardate questa lineetta qui, ok? Adesso la rimetto su 2, è aumentata. La metto su 3, la metto su 4, la metto su 5 e così via. Vedete? Adesso su 7 è aumentata, se l'è presa tutta. Se io riscendo a 6, vedete? C'è una differenza, perché ovviamente lui mi va a considerare ogni fascia di 30 minuti. In questo modo gli diamo le prime due, che sono le classiche, che considera, diciamo, tutto il mondo. Poi per quanto riguarda mostra, profilo, volume, essendo in italiano sarebbe il volume profile. Io gli posso dire, dammi, vedete, la value area high e la value area low. Guardate, mi fa comparire questa lineetta sopra, vedete? Guardate, questa qui. Poi gli dico value area low. Guardate, adesso compare, guardate qui, compare qua sotto, eccola qua, quindi sappiamo la value area dov'è, e gli dico pure con la linea rossa identificami il POC. Gli posso anche dire, guardate, dammi una linea più doppia, eccola qua, la stessa cosa la posso fare con la value area high e con la value area low, vedete? Gli posso dire tranquillamente quindi di stare più tempo, diciamo di aumentare i colori. Poi abbiamo l'area di valore, io la posso intensificare, guardate, adesso diventa più blu, ancora più facile da vedere. Poi come potete notare la posizione, vabbè, a me piace a sinistra, abbiamo tutto a sinistra, e insomma, e abbiamo visto qua un po' di cose. Poi scale e linee, no, qua non mi viene da dirvi nient'altro che diciamo sia importante. E ragazzi, niente, abbiamo detto, diciamo, le cose più importanti. Adesso guardate, per come l'ho colorato, vedete, è molto più facile identificare il POC, come si muove, sia in termini di linee rosse corrispondono al POC del volume profile, le aree blu sono appunto il volume profile, le value area del volume profile, mentre invece queste qua grigie sono il market profile e il POC, e questo qua nero. Le linee, abbiamo detto, queste qua riguardano l'initial balance e nulla, e poi questi qua grigi sono i POC estesi del market profile, mentre invece questi qua viola sono le estensioni delle single print, vedete? Quindi ragazzi, come potete notare, piano piano si sta estendendo. Vedete che è ancora una versione beta, diciamo una versione new, quindi io credo che ci saranno sicuramente degli aggiornamenti piano piano, e nulla. Ragazzi, lasciatemi un like se vi è piaciuto questo contenuto e fatemi sapere all'interno dei commenti se preferite avere altri tutorial o meno, o altre richieste, diciamo, specifiche in merito ovviamente a TradingView, che è la piattaforma che io preferisco rispetto alle altre. Io vi saluto e ciao a tutti!